Buongiorno a tutti e benvenuti al corso rapido di formazione sul prodotto Eligo per gli istituti scolastici. Vedremo come gestire, come allestire e gestire le varie votazioni. Procediamo prima con l'accesso, quindi riceverete delle credenziali d'accesso al sistema Eligo tramite email, nell'email indicata nel modulo d'ordine. Il link per accedere è contenuto all'interno del pulsante rosso. Quindi andiamo sul link, mi ritrovo nella schermata accesso. Questa parte di destra, l'immagine, queste scritte sono personalizzabili, poi vedremo come, e procedo ora all'accesso al sistema. Mi trovo ora all'interno del sistema Eligo. Procediamo subito come col creare una votazione da zero, dopodiché vedremo i menu fondamentali per alcune funzionalità importanti. Cominciamo comunque col creare una nuova votazione. Dal pulsante aggiungi nuova votazione in alto a sinistra. Ok, mi viene chiesto il nome della votazione. Questo dato verrà indicato nella mail che riceveranno i votanti. Deve essere molto chiaro. In questo caso ipotizziamo che sia un'elezione dei rappresentanti di classe della prima C. L'oggetto della votazione invece è una descrizione formale della votazione. Data di inizio e data di fine. Adesso metto un orario indicativo. Un aspetto molto importante è che apertura e chiusura delle votazioni non sono automatiche. Queste informazioni che io indico qui vengono riportate al votante e servono per informarlo della finestra temporale in cui potrà votare, ma l'apertura e la chiusura poi sono comunque delle operazioni che deve fare l'amministratore come prassi, che deve aprire e chiudere. Ordine di visualizzazione è l'ordine con cui viene mostrata questa scheda di voto, quindi noi stiamo creando una scheda di voto fra le altre. Quindi se io come avente diritto posso votare 5 schede, questa scheda verrà visualizzata per prima. Dopodiché ho la tipologia di votazione, se è su candidati, su lista o su proposta, nel vostro caso è candidati, il tipo di scrutinio, quindi ovviamente di default è segreto, ma può anche essere gestito da un voto palese, il numero massimo di preferenze e il numero minimo. Quindi io posso indicare quante preferenze massime e minime il votante può indicare fra i candidati che io caricherò. Posso anche scegliere di inserire i candidati in maniera ordinata, quindi come li carico io amministratore, oppure farli visualizzare al votante in maniera casuale. Ogni votante li vedrà quindi in un ordine diverso. Procedo con la creazione della votazione e ho fatto già il primo step, quindi ho già creato la prima scheda di voto. A questo punto mi chiede l'inserimento dei candidati. Si possono inserire manualmente, quindi inserendo singolarmente tutti i vari candidati, oppure posso procedere con un import massivo tramite file Excel. In queste elezioni particolari gli elettori sono anche candidati, quindi è molto più rapido farlo tramite file Excel. Per caricamento c'è un modello scaricabile tramite questo pulsante, che adesso vedremo subito. Verrà quindi presentato un formato Excel a 5 colonne che riporta le informazioni dell'inserimento manuale. Quindi io ho il progressivo, che fondamentalmente è l'ordine con cui vengono presentati i vari candidati, cognome, nome, ed è possibile anche inserire la data di nascita e eventualmente il luogo di nascita.
In questo caso ovviamente sono tutti dati anonimizzati. Quindi preparo un file di questo tipo, torno sul sistema Eligo e procedo a scegliere il documento di riferimento. In questo caso l'ho già selezionato. Importo il documento. Mi riporta sotto i dati che ho caricato, quindi mi fa vedere le persone che ha riconosciuto all'interno del file Excel. Dopo che ho verificato la correttezza posso completare il caricamento. Ok, quindi ho completato il caricamento e mi trovo la singola scheda di voto in stato di preparazione. Quindi mi comunica come manca ancora la lista degli elettori. Noi abbiamo caricato i candidati, mancano gli elettori. Posso visualizzare l'anteprima della scheda, quindi posso visualizzare come verrà presentata la scheda alla rete di diritto, quindi con i dati di targa e la lista dei candidati, e posso procedere col caricamento degli elettori. Quindi si creano singole schede di voto che hanno un elettorato passivo e attivo. Tutte e due vengono caricate tramite file Excel. Azione su elettori, inserisci da documento Excel. Il sistema mi fa sempre scaricare un modello di riferimento che adesso vedremo compilato. Prosegui, mi chiede il caricamento del documento che io ho già preparato. Quindi stiamo parlando di un file Excel a 6 colonne, le ultime 2 cellulare altro nel vostro contesto non verranno utilizzate, quindi non serviranno. Gli unici dati importanti sono il nome, il cognome, l'identificativo e l'indirizzo mail. Quindi nome e cognome degli studenti o dei genitori degli studenti, un codice identificativo e l'indirizzo mail a cui il sistema Eligo manderà le credenziali. Allora, il codice identificativo serve per identificare in maniera univoca quel votante all'interno del sistema Eligo. Quindi è molto importante che venga utilizzato un qualsiasi codice alfanumerico, va bene anche AB01, piuttosto che può anche essere utilizzata l'indirizzo email. L'importante è che non ci siano spazi o caratteri speciali e che sia univoco per persona, quindi non solo all'interno della singola scheda di voto, ma proprio all'interno del sistema Eligo. Quindi potete decidere di utilizzare qualcosa di progressivo, ok, 01, 02, 03, che sarà progressivo anche per tutte le altre schede di voto, oppure un qualcosa di univoco, come ad esempio il codice fiscale. Dopodiché l'indirizzo mail. Un aspetto molto importante è che io all'interno di questo file Excel devo caricare tutti gli aventi diritto, quindi nel vostro caso tutti i genitori della singola classe, indipendentemente se ho o meno la mail. Quindi potrebbero esserci dei casi in cui questa informazione è mancante. Non può essere ovviamente la stessa, sempre lo stesso indirizzo, in questo caso verrà bloccato, ma se non aveste il dato lasciatelo bianco. Poi sarà possibile, anche votazioni aperte, modificare questo campo, quindi valorizzarlo e inserire l'indirizzo mail corretto. Per ora procediamo così, quindi io salvo questo file e procedo col caricamento degli elettori. Ancora una volta il sistema Eligo mi comunica quanti elettori sono stati riconosciuti e mi riporta l'evidenza, quindi non accetta aventi diritto senza mail, quindi è molto importante che siano inseriti tutti gli aventi diritto per quella singola scheda di voto. Proseguo. Il processo è stato completato, fine. Ok, ora adesso mi trovo
nello step successivo, invia credenziali agli elettori. È apparso questo nuovo pulsante che è invia credenziali agli elettori. Posso visualizzare la lista degli elettori nel caso voglia fare delle verifiche, visualizzare che siano stati inseriti tutti correttamente. Ora procediamo con l'invio delle credenziali. Dopo che sono state inviate le credenziali, non sarà più possibile modificare la scheda di voto. Quindi se io adesso premo sul titolo, posso ancora modificare tutte queste informazioni che abbiamo inserito prima, o i singoli candidati, nel caso di un errore di ortografia. Dopo che ho mandato le credenziali non si potrà più fare, quindi è un atto di validazione della votazione stessa. Quindi ci troviamo ora nella schermata di invio delle credenziali. A sinistra un po' di informative su che cosa vuol dire l'invio delle credenziali. L'unico flag possibile è il rigenerare credenziali degli elettori a destra. Questo serve se a distanza ad esempio di una settimana, un mese, lo stesso elettore deve rivotare per un'altra scheda, quindi nel vostro caso il consiglio di classe e poi successivamente verso fine novembre il consiglio di istituto, io posso decidere di rigenerare delle nuove credenziali invece che far usare al votante le stesse magari inviate un mese prima, che quindi è molto probabile che siano state smarrite. Quindi questo è valido solo per votazioni a distanza di tempo l'una dall'altra. Se io invece ho 3 schede di voto per lo stesso votante da votare in parallelo, non farò mai il rigenera credenziali. Procedo quindi adesso con l'invio. Mi viene comunicato come le credenziali sono state inviate con successo. Quindi a questo punto mi manca l'ultimo passaggio, l'apertura delle votazioni, che con questo tasto blu, quindi come dicevamo prima, è sempre manuale. Ora è molto importante parlare delle tempistiche dell'invio delle credenziali. Il sistema le ha già inviate. Il tempo per il delivery, per la consegna di queste mail, può variare a seconda del provider mail del votante, no? Dell'indirizzo mail. Quindi noi consigliamo comunque di farlo almeno il giorno prima dell'apertura effettiva delle votazioni, per essere sicuri che tutte le mail arrivino a destinazione. Procediamo ora all'apertura della votazione. Da questo momento la votazione è aperta, quindi i genitori ricevono le credenziali d'accesso il giorno prima, ovviamente non possono entrare finché la votazione non è aperta. Quando viene aperta, con le stesse credenziali e lo stesso link, entrano al sistema. Il Ligo vi fornirà l'informazione di affluenza in tempo reale, quindi io saprò sul totale degli elettori quanti hanno votato in ogni dato momento X. Inoltre posso anche sapere, andando a aprire la lista degli elettori, su azione degli elettori, verrà visualizzato nella colonna altro sul singolo votante se ha votato o meno. Quindi questo è il registro dei votanti in tempo reale, quello che viene firmato fondamentalmente nelle votazioni cartacee. A questo punto attendo che i votanti comincino a votare. Vediamo intanto le casistiche principali, ovvero un elettore che è stato erroneamente non inserito all'interno di una votazione e un elettore che
di cui la scuola non aveva l'indirizzo mail e che lo fornisce a votazioni aperte. Quindi andiamo a vediamo un attimo il menu qua in alto a sinistra. Partecipanti, gestione partecipanti. In gestione partecipanti io mi ritroverò all'interno di questo tab tutti i votanti che sono stati caricati al sistema, ma all'interno di questo tab in alto, qui in basso a sinistra, la possibilità di aggiungere un nuovo lettore, un nuovo organizzatore, un nuovo osservatore. Vediamo adesso il nuovo lettore. Quindi io inserisco l'identificativo, la stessa colonna che abbiamo visto prima del file Excel, il nome e il cognome, l'indirizzo mail, il cellulare e altro non devono essere compilati perché non servono, e a quale votazione il lettore deve essere aggiunto. Premendo il pulsante registra lettore e invia credenziali, automaticamente inserisce l'avente diritto e invia le credenziali via mail. Nel caso invece io voglia modificare un indirizzo mail di un avente diritto che cui mancava, abbiamo visto prima, io ho caricato tanti votanti che non hanno l'indirizzo mail, quindi procedo su partecipanti, credenziali dei partecipanti, viene riportato questo tab, ricerco il nome del votante in questione, faccio cerca e vengono presentati tutti gli aventi diritto che risultano con quel cognome. Vado a cercarmi la persona giusta, posso inviare una nuova password nel caso l'indirizzo mail non è corretto, quindi magari l'avente diritto l'ha cancellata piuttosto che non la trova, quindi posso rigenerarla. Oppure posso modificare i dati del lettore, quindi mi permette di inserire un nuovo indirizzo mail. Devo confermare. Dopo la conferma devo premere invia nuova password, quindi è un passaggio a due step. Invio nuovo password. In questo momento questo votante, il codice univoco 2, ha ricevuto delle credenziali d'accesso a questo indirizzo mail, quindi potrà entrare e votare nella singola votazione. Molto rapidamente la configurazione in dati generali potrete modificare il nome della scuola, potete modificare l'indirizzo mail sulle richieste di supporto e qua in basso il logo, quindi quella immagine che vedevamo nella schermata d'accesso. Da pagina d'accesso invece potete da pagina d'accesso qua questo secondo tab oppure direttamente dal menu potete personalizzare invece questa parte qui. Ok, torniamo a noi, votazioni. Mi trovo quindi nel processo di voto. Alla chiusura della votazione apparirà il tasto sui dati di affluenza e il tasto sull'avvio dello scrutinio dei voti. A questo punto appare il tasto risultato, è scaricabile sia in PDF, quindi quello che fa Fede, pronto per la stampa, la firma, la messa verbale, il registro dei votanti, quindi tutti coloro che avevano diritto a votare, e lo scrutinio in formato XLS. Visualizziamo adesso rapidamente il formato di PDF e verrà riportato questo tipo di PDF con il nome della scuola, ovviamente la vostra immagine, l'informazione di targa, diciamo, della votazione, quindi tipologia di votazione, apertura e chiusura, il totale e l'affluenza. Dopodiché vengono riportati i risultati sui candidati, quindi dell'elenco con questo grafico sulle preferenze espresse, in questo caso ovviamente solo una.
il PDF generato dal sistema Eligo riporta i dati di targa della votazione, titolo, tipo, data di apertura e affluenza, e le informazioni, i risultati della singola scheda di voto. Quindi i candidati riportati sia sotto forma di le preferenze ricevute dai candidati, sia sotto forma di grafico che sotto forma tabellare. C'è anche ovviamente sempre la possibilità di scheda bianca, votando il sistema Eligo senza aver selezionato nulla. Invece il registro dei votanti e degli aventi diritto viene riportato in quest'altro file. Quindi l'elenco di coloro che hanno votato e coloro che aveva diritto. A questo punto posso procedere a archiviare la votazione o a creare una nuova. Io posso avere n votazioni, tutte con elettorati diversi in parallelo. Quindi avrete elezioni dei rappresentanti di tutte le prime, seconde, terze, quarte, quinte e così via, sia per quanto riguarda gli studenti che per quanto riguarda i genitori. E potete gestirle tutte in maniera indipendente.